uomo di Dio, un ministro di Gesù Cristo, un servitore che è riconosciuto dal corpo di Cristo dai credenti non soltanto qui in Italia ma anche nelle nazioni del mondo. Per noi è un immenso privilegio poter avere qui fra noi il evangelista Dario Scopo. Vieni Dario, diamo un forte applauso al Signore. Ringraziamo per il ministero di Fede Italia. Amen, se per Gesù più forte questo applauso, forte, forte, forte. Alleluia. Ma penso che lo sapete fare anche più forte, facciamolo in modo che tutta la chiusa possa sentire il nostro applauso di lode per Gesù. Amen. Forte, 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 forte. Alleluia. Alleluia! Ora ti invito ad alzare la mano, anche se sei qui per la prima volta, alza la tua mano al cielo. Vogliamo pregare. Signore, è scritto che dove 2 o 3 persone sono riunite nel tuo nome, tu sei lì in mezzo a loro. E questa sera tu sei qui, in questa piazza, dovunque il microfono arriva, tu sei qui. E ora prendiamo autorità, prendo autorità dalla tua parola insieme a tutte le persone che sono qui per dire al diavolo, al male, di togliere le sue sporche mani da Ragusa. Nel nome di Gesù. Amen. Diavolo, togli le tue sporche mani da ogni famiglia di Ragusa, da ogni giovane di Ragusa, da questo parco, da questa città, nel nome di Gesù. Amen. E dichiariamo, Padre, la tua gloria. Amen. Vita, benedizione, guarigione, libertà e vita abbondante. Amen. Nel nome di Gesù. Amen. 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 E amen. Amen. Alleluia. Gesù è qua. Per me è un piacere essere qui con voi. E veramente in tanti impegni che grazie a Dio abbiamo per la sua grazia, veramente non è stato, diciamo, è stato di fretta arrivare qui. Stamattina sono arrivato e abbiamo riposato un po', poi stasera stiamo qui, la settimana prossima partiamo per un viaggio all'estero, sempre per fare la stessa cosa, predicare il messaggio della buona novella, predicare il messaggio di speranza che c'è in Cristo. E di solito noi lo facciamo ovunque, senza importarci della grandezza della città, senza importarci di quante persone ci siano. Noi andiamo ovunque perché il nostro maestro ci ha detto di andare ovunque per annunciare lo stesso e sempre uguale messaggio. In Gesù c'è speranza, in Gesù c'è libertà, in Gesù c'è pace, in Gesù c'è guarigione. E dico in Gesù e non in una religione, perché noi siamo qui questa sera non a promuovere una religione, né cattolica, né evangelica, né ortodossa. Noi siamo qui per predicare, innalzare e annunciare una persona. Il suo nome è Gesù Cristo di Nazaret. Ora tutti, bene o male, abbiamo sentito parlare di quest'uomo chiamato Gesù. Ma voglio dirti una cosa, Ragusa: Gesù ti ama, ma non è importante solo credere in Gesù. Credere in Gesù non ha mai cambiato nessuno.
Addirittura la parola di Dio dice che anche il male o i demoni credono che esiste un uomo, un Dio che si chiama Gesù. Però loro non cambiano, perché l'unica cosa che permette al cuore dell'uomo di essere trasformato, cambiato e rinnovato è conoscere Gesù. Quindi questa sera noi stiamo qui a dirti: c'è un'opportunità per conoscere Gesù. Tu hai bisogno di conoscere Gesù. Io 16 anni fa, se qualcuno veniva da me e mi diceva: ma tu credi in Gesù? Io gli dicevo sì, però facevo una vita totalmente lontana da Gesù. Andavo in chiesa magari quando c'era un funerale, a Pasqua, qualche volta a Natale, e mettevo a posto la coscienza. Ma questo non fece di me un uomo diverso, questo non fece di me un uomo vicino a Gesù. Ma un giorno, nel 1996, un giorno come questo, estivo, dei ragazzi erano sul lungomare della mia città, a Salerno, e stavano lì a predicare non una religione, ma un Gesù vivo. Un Gesù che sì era morto il terzo giorno, che sì era morto sulla croce, ma che il terzo giorno era risorto, e che se oggi io aprivo il cuore a Lui lo potevo conoscere e Lui poteva cambiarmi per sempre. Amen. E ho fatto questo più di 15 anni fa. Ho conosciuto Gesù e la mia vita non è stata mai più la stessa. Allora il mio incoraggiamento a te che sei qui stasera è di conoscere Gesù. C'è un'opportunità per avere un cambiamento nella tua vita, e questo cambiamento avviene solo quando l'uomo conosce Cristo. Per questo voglio leggere una storia della Bibbia, la parola di Dio, dal Vangelo di San Luca, una piccola breve storia di un uomo di nome Zaccheo. E la storia dice: Gesù è entrato in Gerico, attraversava la città, e un uomo di nome Zaccheo, il quale era capo dei pubblicani ed era ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non poteva a motivo della folla, perché era piccolo di statura. Allora per vederlo corse avanti e salì sopra un sicomoro, perché egli doveva passare per quella via. Quando Gesù giunse in quel luogo, alzati gli occhi gli disse: Zaccheo, scendi presto, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Ed egli si affrettò a scendere e lo accolse con gioia. Veduto questo, tutti mormoravano dicendo: è andato ad alloggiare in casa di un peccatore. Ma Zaccheo si fece avanti e disse: Signore, ecco, io do la metà dei miei beni ai poveri, se ho frodato qualcuno di qualcosa gli rendo il quadruplo. E Gesù gli disse: oggi la salvezza è entrata in questa casa, poiché anche questo è figlio di Abramo, perché il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Fin qui la parola di Dio. Qui ci parla della missione di Gesù. Gesù, non una religione, è venuto per cercare e salvare il peccatore. Ora la storia qui ci parla di un uomo chiamato Zaccheo, un uomo che stava bene economicamente, un uomo che apparentemente non aveva, bisogni particolari, ma quando seppe che Gesù stava passando di là, ha voluto incontrare Gesù, ha voluto vedere chi fosse questo Gesù. E la storia biblica dice che salì su un albero, e quando Gesù passò, il suo sguardo si incrociò con lo sguardo di Cristo, e la vita di Zaccheo fu completamente e totalmente cambiata per sempre.
E alla fine della storia dice: perché Gesù è venuto a cercare e salvare ciò che era perduto. Ora chi è l'uomo perduto? Chi è l'uomo peccatore? Ogni uomo è peccatore. Dovunque arriva la mia voce, io voglio dirti, sotto l'unzione dello Spirito Santo, che tu sei un peccatore. Forse hai una facciata di perbenismo, forse vivi una vita per bene, ma la santa parola di Dio dice che ogni essere umano è peccatore. Per questo ci sono tante cose nel mondo che cercano di riempire il vuoto che è nel cuore dell'uomo. Ogni uomo nasce con un vuoto dentro il suo cuore e ogni uomo cerca di riempire questo vuoto con tutte le cose che il mondo offre. C'è chi lo cerca di riempire con la droga, c'è chi lo cerca di riempire con la pornografia, chi cerca di riempirlo con l'idolatria, chi cerca di riempirlo con avarismo, orgoglio, con il cercare il successo a tutti i costi, con il calpestare il prossimo. Perché? Perché c'è una sete nel cuore dell'uomo ed è una sete di avere il cuore appagato. C'è una sete nell'essere umano e questa sete è avere una vita di pace. È una sete di vedere il suo cuore totalmente riempito. Ma ahimè, nessuna cosa di questo mondo può riempire il buco che c'è nel cuore dell'uomo. Né droga, né alcol, né soldi, né fama, né perbenismo. Nessuna di queste cose può riempire il vuoto che c'è nel cuore dell'uomo. Nessuna. L'unica cosa che può riempire il vuoto che c'è nel cuore dell'uomo non si trova in nessuna religione. È colui che ha creato il cielo e la terra. Amen. È colui che ha fatto il mare, le montagne e gli uccelli che volano. Il suo nome è Gesù Cristo di Nazareth, che questa sera è qui perché vuole benedirti, toccarti, guarirti, liberarti, se tu lo vuoi. Forte l'applauso per Cristo. Alleluia. Per questo ci sono tante cose. Guardate, ogni essere umano è uguale. Noi nel mondo abbiamo fatto le categorie. I drogati sono dei poverini, gli alcolisti sono una categoria così, loro sono i peccatori. Ma questo è un pensiero umano. Gesù dice che l'orgoglio è peccato. San Paolo diceva che né gli avari, né gli idolatri, né i bugiardi entreranno nel regno di Dio. Quindi tutti, in un certo senso, siamo privi della gloria di Dio. Per Gesù il peccato è uno. Non esistono peccati di serie A e peccati di serie B. Per Cristo il peccato è uno. Chi commette adulterio, chi commette omicidio, chi è bugiardo, chi è avaro,
non entrerà nel regno di Dio. È normale, è chiaro che nel mondo chi commette un omicidio ha delle conseguenze diverse da chi dice una bugia o da chi vive dicendo bugie, ma davanti a Dio tutto è peccato. L'uomo è peccatore e San Paolo dice che il salario, quindi la ricompensa, la paga del peccato è la morte. Morte eterna e poi anche morte fisica, perché il peccato distrugge, perché il peccato è la causa della maggior parte dei tumori e dei cancri, perché il peccato mena all'odio, al rancore, perché per me il peccato è quella cosa che fa suscitare le guerre. Quindi il salario del peccato è la morte. Ragusa, ascoltami. Questa sera è un'opportunità che il cielo ti dà per ascoltare un messaggio di speranza, non di una nuova religione, non di una nuova filosofia, non di una nuova dottrina, ma il messaggio antico è sempre verace. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E se tu apri il tuo cuore a Lui questa sera, Lui può entrare nel tuo cuore, cambiarti per sempre e darti vita e vita in abbondanza. Amen? Amen. Se tu lo credi facciamo un forte applauso a Cristo. E quindi per l'uomo che vive come se Dio non ci fosse, per quegli uomini che magari mi stanno ascoltando anche sui balconi, che magari vivono come se il domani non dovesse mai arrivare, ebbene arriva un domani. A quelli lì che magari vivono pensando come se Dio non ci fosse, io voglio dirti che un giorno ogni essere umano dovrà rendere conto all'unico Dio. Per questo il messaggio che io voglio condividere con te questa sera è che c'è speranza, ma non nel futuro, adesso, non domani, adesso. Adesso, ora devi prendere la decisione corretta. Gesù è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. E i perduti non sono solo i drogati, le prostitute, gli alcolizzati, i mafiosi. No, i perduti sono tutta la razza umana che vive lontano da Dio. Tutti. E San Paolo, ripeto, disse: il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, che è qui questa sera perché vuole entrare nel tuo cuore. Facciamolo forte questo applauso al dono di Dio, Gesù Cristo di Nazareth. Lui è qui questa sera per fare una cosa che per Lui è la cosa più importante: perdonare i peccati. Perdonare i peccati. Glielo farai fare? Glielo permetterai? Perché Gesù non violenta nessuno.
Gesù sulla croce ha detto tutto è compiuto, ora tocca a te. Zaccheo lo capì. Zaccheo fece un passo per andare incontro a Gesù, salì sull'albero. Questa sera lo Spirito Santo ti chiede di fare un passo. Hai ascoltato il messaggio? Noi siamo facitori del nostro destino. Io e te siamo dei peccatori, qualunque sia il livello sociale, siamo peccatori e l'unico rimedio per vivere nel paradiso per l'eternità è metterci a posto con Gesù adesso. Adesso. Capite che non vi sto parlando di religione? Vi sto parlando di qualcosa che ha a che fare con il tuo destino eterno. Solo esiste il paradiso e l'inferno. Tutto il resto non esiste. Paradiso e inferno. E noi esseri umani nella vita decidiamo dove vogliamo passare il nostro destino eterno. Se vogliamo passarlo in paradiso, dobbiamo accettare il dono di Dio, Gesù Cristo di Nazareth, adesso. Se invece viviamo lontano da Gesù, accontentandoci solo di una mera religione o di un perbenismo ma che non porta a nessuna parte, allora San Paolo dice il salario del peccato è la morte. Ma Gesù è qua e io voglio dirti, non importa la condizione in cui stai, non importa quanto difficile è il momento che stai vivendo, non importa quello che dicono tutti, telegiornali, televisioni che parlano di crisi. Io voglio dirti che se tu questa sera fai il passo di avvicinarti a Cristo, io voglio dirti che non tutto è perduto. C'è ancora una speranza, c'è una vita abbondante, c'è una festa che ti aspetta e questa festa ha un nome, il suo nome è Gesù Cristo di Nazareth. Alleluia! Ed è qui stasera, per mezzo dello Spirito Santo, perché vuole entrare nel tuo cuore. Devi fare solo una cosa: superare ogni ostacolo che non ti vuole fare avvicinare a Gesù. Per Zaccheo l'ostacolo era la sua statura, era basso, però lui superò l'ostacolo, salì sull'albero e lì incontrò Gesù. Qual è il tuo ostacolo che ti separa da Cristo stasera? Pensa al tuo ostacolo e digli: tu non mi fermerai, tu non mi fermerai. Io riconosco di essere un peccatore, però c'è speranza, c'è speranza. Per questo voglio avvicinarmi a Cristo. Allora voglio incoraggiarti ad alzarti in piedi. Alziamoci in piedi. E voglio chiederti questa sera, lì dove sei, vuoi conoscere Gesù? Vuoi conoscere Gesù questa sera? Vuoi fare esperienza di questo amore così grande che copre moltitudini di peccato? Lo vuoi? Se tu lo vuoi, allora io voglio chiederti lì dove sei di alzare la tua mano al cielo
per dire Gesù, io ti voglio conoscere questa sera. Alzala ben alto, ben alto. Ben alto. Vince ogni imbarazzo, vince ogni ostacolo. Come fece Zaccheo, alza la mano, la tua mano non pesa stasera, alzala ben alto. Che Gesù possa vederlo. Che Gesù possa vederlo. Ora voglio chiederti un'altra cosa. Con questa tua mano alzata, voglio chiederti di fare un passo perché voglio pregare per te. Voglio chiederti di venire qui avanti perché voglio stringerti la mano e pregare per te. Vieni, vieni. Mentre tutti facciamo un applauso a Gesù, io voglio chiedere a tutte queste persone che hanno alzato le mani di venire avanti. Vieni a Cristo. Gli scemi possono aiutarmi, persone, per favore. Gesù è qua. Ok. Se c'è qualcun altro ancora, vogliamo aspettare qualche altro minuto, perché Gesù è qua. Gesù è qua. Spirit of
Alzate le mani al cielo, per favore. Anche voi, alzate le mani al cielo. Gesù ha detto: se voi mi riconoscete pubblicamente, anche io vi riconoscerò pubblicamente davanti al Padre mio. Quindi ora, questa sera, vogliamo fare una cosa. Vogliamo riconoscere Gesù pubblicamente. Sì? Tutti? Allora alzate le vostre mani al cielo, chiudete i vostri occhi, soprattutto voi che siete qui, anche tutti, per favore. E ripetete questa preghiera con tutto il cuore insieme a me. Signore Gesù, pubblicamente questa sera io mi riconosco un peccatore. Ho bisogno del tuo perdono. Ho sbagliato e non merito la vita eterna. Ma questa sera, pubblicamente, io dichiaro con la mia voce che apro il mio cuore per accettare il dono della vita, il regalo eterno di Dio, Gesù Cristo di Nazaret. Confesso tutti i miei peccati e ricevo il tuo perdono. Adesso, per fede, mi dichiaro salvato, non per opere, ma per grazia. Nel nome di Gesù. Amen. 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 Ora voglio chiedervi se mi date il vostro nome, il vostro contatto. Voglio continuare a pregare per voi. Vogliamo anche continuare a mettermi nelle mani di Dio, perché questa preghiera ha un effetto se voi date un segno, come io l'ho dato 16 anni fa, quando ho detto Gesù viene a vivere dentro di me, e poi ho camminato con Lui. E posso dirvi una cosa? Guardatemi, non c'è vita più bella che quella con Gesù. Con Gesù è una festa tutti i giorni, sì o no? Sì o no? È una festa tutti i giorni con Gesù. In mezzo alle difficoltà, alle tempeste, ma Lui ci dà la gioia. Così che, se lasciate il vostro recapito, vogliamo continuare a pregare per voi. Alza le tue mani e dillo con noi. Lo credi che Dio è grande? Allora, se lo credi, alza ben alto le mani. Il mio Dio, siamo sempre grande. Tutti insieme. Sì, diciamolo insieme stasera a Gesù. Forza Chiesa. Gesù disse nel Vangelo di San Marco, dal capitolo 16, 15, 18, dice: imporrete le mani agli infermi
ed essi guariranno. Che avremo cacciato i demoni. Quanti credono che Gesù ha potenza per guarire le malattie questa sera? Sapete, quel passo della scrittura dice: predicherete il Vangelo e persone si avvicineranno a Dio. E questa sera l'abbiamo visto. Poi dice ancora: caccerete i demoni, pregherete per gli ammalati ed essi guariranno. C'è qualcuno ammalato qui? Fate vedere tutti gli ammalati, per favore. Alzate la mano. Se tu sei ammalato o hai un bisogno e credi che Gesù ha il potere per guarirti, toccarti, liberarti, allora vieni qui, voglio pregare per te. Solo se tu credi che Gesù ha tutta la potenza per farlo, esci dal tuo posto, perché vogliamo pregare per te.